Finalmente nelle mie mani la nuovissima macchina del fumo portatile ed economica di casa Ulanzi. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto la recensione di una macchina del fumo estremamente piccola, portatile e anche abbastanza economica. È di casa Ulanzi, ma in questo momento, ve lo dico subito, non è presente su Amazon. Dovete comprarlo per forza sul loro sito, vi lascio chiaramente il link qui sotto in descrizione. E visto che ci siamo, mettete subito un bel like al video, iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda, mi raccomando, fatela qui sotto nei commenti. Il prodotto di cui stiamo parlando vi arriverà in questa borsa semirigida fatta decisamente bene, dove all'interno troviamo veramente molti accessori, quindi andiamo per gradi. Abbiamo infatti due batterie 18650, le stesse identiche batterie che si utilizzano per le sigarette elettroniche, ad esempio questa. Liquido per la macchina del fumo, che non è nient'altro che una base per la sigaretta elettronica, ma ci torno dopo. L'atomizzatore, che non è nient'altro che il tank, ovvero un recipiente nel quale va messo il liquido, dove c'è la resistenza, arriverà la corrente alla resistenza, la resistenza si riscalderà e farà evaporare il liquido stesso. Infatti, se vedete, è fatto allo stesso modo di un classico tank da sigaretta elettronica. E poi abbiamo questi due accessori che vi farò vedere a breve. Ovviamente c'è anche il manuale di istruzioni. E poi finalmente arriviamo alla macchina del fumo vera e propria. Come vedete qui sopra c'è una copertura in plastica e sotto abbiamo l'atomizzatore che poi si va a avvitare e svitare. Siccome sono un utilizzatore di sigarette elettroniche da più di 10 anni e siccome in questi 10 anni ho creato anche delle sigarette elettroniche, vi posso parlare sicuramente di questa macchina del fumo come pochi altri. Infatti voglio partire subito dal funzionamento. Che cos'è? Non è nient'altro, come vi dicevo prima, che una vera e propria sigaretta elettronica, nella quale però hanno messo una ventola. Quindi se noi in una comune sigaretta elettronica dobbiamo aspirare per prendere il vapore, qui c'è una ventola che fa questo lavoro per noi. Questa è l'unica differenza, funziona assolutamente allo stesso identico modo. Qui sotto, come vedete, abbiamo una Type-C per caricare le batterie che adesso vado ad inserire. Chiudo il coperchio e la parte inferiore della macchina del fumo si presenta così. Come vedete c'è anche una splendida vite da 1/4 per poterla andare a posizionare su stativi, Magic Arm e quant'altro. Per quanto riguarda la costruzione, ragazzi, è una plastica abbastanza cheap. Non vi posso dire che è la plastica più bella del mondo, però sicuramente gli dà un peso veramente irrisorio. Infatti è la macchina del fumo sicuramente più compatta e meno pesante che io posseggo in questo momento. Calcolate, e qui apro le parentesi, che arriverà a brevissimo un altro video con altre due macchine del fumo e poi magari ve le metto tutte a confronto, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa, ma aspettate un attimo perché a brevissimo appunto uscirà un altro video. Come vi dicevo è una plastica molto cheap, sia se la tenete in mano insomma non vi dà un'idea di pro, sia trattiene tutte le ditate, quindi insomma, però non è un prodotto che ci deve piacere, deve fare il fumo. Da questa parte invece abbiamo tutta l'elettronica, quindi questo sarà il tasto per azionare il fumo, questo è un tasto più, poi c'è un tasto meno e qui c'è il tasto di accensione. Quindi teniamolo premuto e aspettiamo che la macchina del fumo si accenda. A questo punto è tutto funzionante, basterà andare a cliccare una volta e tenere premuto perché esca il fumo dalla macchina del fumo stessa. Direi che funziona. Se facciamo due clic su questo pulsante principale, la macchina del fumo continuerà ad erogare fumo da sola. Ok? E non dovete più schiacciare niente. E a cosa mai serviranno i tasti più e meno? È molto semplice, lo state vedendo da un b-roll, possiamo andare a dire alla macchina del fumo quanta corrente dare alla resistenza e quanto far girare la ventola che c'è appunto dentro questo prodotto. Il che vuol dire che se così è al massimo, così è al minimo. E questo è molto interessante perché possiamo andare a decidere sia quanto fumo far uscire per quantità, sia per quanto fumo far uscire grazie alla ventola. Però vi dico la verità, io l'ho già utilizzata su due set diversi, l'ho lasciata al massimo e stavo a posto così. Questo pannellino infine non è nient'altro che un vero e proprio telecomando ed è magnetico.
veramente una figata. Ed è una figata perché A, non l'ho andata a perdere perché è attaccata alla macchina del fumo magneticamente, e B, essendo Bluetooth non ha bisogno di andare a vedere per forza la macchina del fumo. Mi spiego meglio. In altre macchine del fumo che vi porterò, il telecomando che comunque è presente è appunto a raggi infrarossi, come il telecomando di casa, e se questa la mettete dietro la modella e questo non vede la macchina del fumo, non funziona. E invece qui siamo davanti a un telecomando Bluetooth, quindi se questo sta nascosta da qualche parte funzionerà. L'importante è che sia a 10 metri dal telecomando. In ultimo qui sotto abbiamo i pin per caricare chiaramente il telecomando, un tasto per far funzionare la macchina anche senza telecomando, infatti lo potete tenere premuto e la macchina si accende, e chiaramente possiamo andare a cliccare il tasto per far avviare la macchina del fumo senza il bisogno del telecomando. Vi assicuro che non ho acceso la macchina del fumo e tagliato per farvi vedere cosa sta facendo. L'ho accesa solo qualche secondo che avete visto e già vedete la differenza rispetto a prima. E qui parte subito la prima considerazione. Bastano pochissimi secondi per riempire una camera di una casa. Bastano pochissimi minuti per riempire una casa o ambienti ancora più grandi. Lo so, sembra poco il fumo che esce da qua rispetto alle macchine del fumo, quelle a corrente, ma vi assicuro che riempie gli ambienti in pochissimo tempo. Ricordatevi, se fate foto e video, che avere un ambiente tutto pieno di fumo poi non porta a niente di buono, perché la macchina fotografica non metterà più a fuoco, perché azzererete i contrasti e quindi insomma. L'ideale sarebbe avere, ecco, anche forse meno fumo di quello che vedo in questo momento. E come avete potuto notare, la macchina del fumo sarà rimasta accesa complessivamente 20-30 secondi, non di più. Aspettate un attimo, apro le finestre, faccio passare il fumo e ci rivediamo tra poco. Ok, molto meglio. Un po' di fumo è andato via, non del tutto, sono passati 5 minuti in cui ho fatto andare il condizionatore e ho aperto le finestre. Questo è per farvi capire quanto poco fumo vi serva realmente per fare le nostre foto o i nostri video. Ma torniamo a parlare della macchina del fumo. Dunque, una cosa negativa, ed è successo una volta sola, chiaramente io a casa ho fatto veramente tante prove, anche se l'ho utilizzata su 2 o 3 set diversi, ma praticamente si è impallato il telecomando, quindi non si accendeva più, non si spegneva più, ho dovuto togliere il telecomando dalla sua posizione, ho dovuto togliere le batterie dalla macchina del fumo e poi tutto è tornato alla normalità. Come vi dicevo all'inizio, in confezione abbiamo degli accessori e questi accessori servono per modellare il fumo. Adesso accendiamola e andiamo a vedere i vari tipi di fumo che riusciamo ad ottenere. Allora, questo è quello standard che vi ho fatto già vedere. Vi ripeto, è alla massima potenza. Abbiamo poi questo accessorio che possiamo piegare in molteplici modi, che ci darà un fumo più direzionale. Vedete? Ok. Ed in ultimo abbiamo questo, che va messo praticamente qui, e adesso come ve lo faccio vedere, con questo. Allora, questo è un chuck, no? Guardate bene che effetto spettacolare che potete ottenere grazie a questa macchina del fumo. Come avete visto, quest'ultimo tipo di fumo è veramente molto interessante perché rimane praticamente ancorato alla superficie e quindi, per come la vedo io, è veramente molto indicato per chi fa foto o video a prodotti o foto di cibo. Lo vedo veramente la perfezione, e quello che tutti i professionisti che fanno quel tipo di mestiere lì, secondo me, vorranno avere per forza, anche perché, come vedete, ci vuole veramente un secondo. Ecco, siamo punti a capo, c'è ancora tantissimo fumo già qua in studio e l'ho utilizzata per pochissimi secondi. Sono andato a utilizzare questa macchina del fumo addirittura in una discoteca. Sì, avete capito bene, era una discoteca enorme e dopo 10-15 minuti di utilizzo di questa macchina qui si è riempita completamente di fumo. Troppo fumo per noi che dovevamo fare foto e video. Infatti poi io e Stefano abbiamo dovuto spegnere la macchina del fumo e aspettare un po' che si dissolvesse, perché sennò non veniva appunto niente di buono. Che differenza c'è tra una macchina del genere e una fatta così? Questa costa una cinquantina di euro su Amazon ed è la macchina del fumo che mi ha accompagnato in tutti questi anni. Però molte volte non l'ho utilizzata proprio perché ha queste dimensioni, ha un peso decisamente superiore a questo, ma la cosa più brutta è che va a batteria.
e quindi non sempre si può andare ad utilizzare. Altra cosa, quando lo andate a riempire qui, una volta riempito il suo tank, il suo serbatoio, non potete andare a muoverla in questo modo, perché sennò il liquido esce, quindi ogni volta dovete travasare il liquido. E per tutta questa serie di ragioni, sinceramente, sì, l'ho usata perché ho fatto parecchi set con questa qui, però insomma. Altra cosa, non potete regolare la spruzzata che fa una macchina del fumo di questo tipo. Fa una spruzzata infatti da 10-15 secondi che arriva a 1 metro o 2, e se vado ad utilizzare questa macchina del fumo in questo ambiente specifico faccio 2 spruzzate e poi devo stare un quarto d'ora con la finestra aperta perché non vedo più niente. Qui invece potete andare a regolare di fino sia la potenza sia appunto la velocità della ventola, e quindi potete creare il set assolutamente come volete voi, avendo la possibilità chiaramente di andarla a utilizzare in qualsiasi momento perché è a batteria. La durata di queste 2 batterie è di mezz'ora, ma vi assicuro che mezz'ora non la potete far andare perché non riuscirete più a vedere niente. E come vi dicevo, si può caricare qui sotto tramite Type-C, o se proprio vi dovesse servire potete andare ad acquistare altre 2 18650, che proprio per il discorso che vi dicevo prima, che utilizzo le sigarette elettroniche, ne ho in quantità. Vado leggermente sul tecnico perché vi faccio capire cosa c'è qui dentro grazie a questo atomizzatore. Non fate caso al colore perché qui sì c'è la stessa base che c'è lì praticamente, però ci sono anche degli aromi che danno appunto questo colore. Il liquido invece della macchina del fumo, come vedete, è privo di aromi e chiaramente di nicotina, e quindi non ci sarà questo colore che vedete qui. Tra l'altro la resistenza è abbastanza nera perché l'ho utilizzata parecchio. Basta dare la corrente e esce il fumo. Quindi funzionano assolutamente allo stesso modo e hanno anche gli stessi problemi, ahimè. Tutte queste macchine del fumo infatti hanno una resistenza e del cotone all'interno della resistenza che con il calore poi va a degradarsi, e quindi ogni tanto va cambiato l'atomizzatore. Per quanto riguarda Ulanzi, ho visto che online costa una trentina di euro, non sono riuscito ad aprirlo perché il mio intento poi è quello di aprirlo per vedere se riesco a rigenerarlo. In tal caso, se mi interessa la cosa, fatemelo sapere in un commento. Però vi dicevo, non sono riuscito ad aprirlo, avevo paura di romperlo prima della recensione, quindi ho detto aspetta un attimo. Però io immagino che in qualche modo questo si riesca ad aprire e una volta aperto si riuscirà anche a cambiare il cotone. Magari vi porto un video dedicato. Comunque l'ho utilizzato su 3 set, l'avrò utilizzato complessivamente 1 ora, 2 ore, una roba del genere, e ancora non ha nessun problema. Sappiate però che andando ad utilizzare parecchio incomincerete a sentire della puzza di bruciato che sarà sempre più forte e non è assolutamente una cosa gradevole, specialmente al chiuso, e a quel punto dovrete andare a cambiare appunto l'atomizzatore. Cosa penso di questo prodotto? È veramente una genialata. L'anno scorso c'è stata la prima macchina del fumo uscita sul mercato che funzionava allo stesso identico modo, era fatta sicuramente un pelino meglio, ma costava 700 e passa euro, e per 700 e passa euro avevo la voglia di comprarla, vi dico la verità, ma mi sono detto anche no. Anche perché questa ne costava 50. Ma qui siamo davanti a un prodotto da poco più di 100 euro, vi lascio qui sotto il link in descrizione. In questo momento non è ancora presente su Amazon, ho parlato con i ragazzi di Ulanzi che mi hanno detto che a breve uscirà anche su Amazon in Italia. Per ora, se la volete, dovete andarla a comprare direttamente sul sito loro, vi lascio come vi dicevo il link qui sotto in descrizione. E ragazzi, per me è assolutamente una di quelle cose da avere, specialmente adesso che è inverno, specialmente adesso che tutti scattiamo bene o male al chiuso, questa fa assolutamente la differenza. Per quanto mi riguarda, nei ritratti la potete andare ad utilizzare per mascherare l'ambiente dove siete in una casa un po' così e così, fate un bel setup luci, mettete un bel po' di fumo e fate delle foto super top senza che si veda appunto quello che c'è dietro o vicino alla modella. Ovviamente si possono creare tutti gli effetti creativi che potreste andare a creare con questa, ma la figata è che chiaramente è portatile, non pesa niente, la mettete dentro lo zaino e siete a posto. Altra cosa, per quanto riguarda la vite qua sotto da 1/4, è una genialata, la potete mettere infatti su C-stand, stativi e Magic Arm, quindi veramente una roba super top. E per quanto mi riguarda, tranne la costruzione, questa macchina funziona alla perfezione e quindi
quindi assolutamente ve la consiglio. Come vi dicevo, arriverà a brevissimo anche un altro brand che mi ha mandato 2 macchine, una l'ho comprata, una me l'ha mandata, però magari aspettate un attimo che esca anche quel video, così vedete quella che fa per voi. Per quanto mi riguarda questa è la più compatta ed è sicuramente la più leggera, quindi se ne cercate una assolutamente leggera, questa batte tutte le altre. Altra cosa che non mi ricordo se ho raccontato perché ho bloccato il video, volevo parlarvi del liquido. Allora, il liquido che c'è qui dentro non è nient'altro che glicole propilenico e glicerina vegetale. Sono 2 sostanze che potete trovare sia su Amazon, sia nei negozi di sigaretta elettronica e sia in erboristeria. Sì, avete capito bene, proprio in erboristeria. E io infatti compro in erboristeria 1 litro di glicole e 1 litro di glicerolo per più o meno 15 euro. Calcolate che quello è il prezzo migliore che io abbia mai trovato. Quindi, se andate su Amazon vedrete che vi costerà un pelino di più, però poco male. Se volete farvi il liquido da soli, si può fare tranquillamente, basterà andare a mischiare il glicole con la glicerina. State attenti però a quanto glicole e quanta glicerina utilizzate. La glicerina infatti è molto simile all'acqua come tipo di sostanza, mentre il glicole è molto marmellatoso, quindi non potete assolutamente fare di testa vostra, anche perché sennò magari si rovina la macchina del fumo. Il consiglio è quello di creare un liquido 80% glicerolo, 20% glicole. Cosa vuol dire? Prendete un contenitore da 100 ml, mi raccomando quelli col misurino, chiaramente io ho tutto a casa per la sigaretta elettronica, e mettete 20 ml di glicerina e 80 di glicole. Mischiate tutto, buttate dentro la macchina del fumo e siete a posto. Quindi il liquido in teoria non costa veramente niente. Vi lascio qui sotto sia il glicole che il glicerolo, sia su Amazon sia all'erboristeria che prendo io, che credo spedisca, quindi non c'è problema. Vi metto però in descrizione anche un prodotto fatto appositamente per queste macchine che praticamente è già pronto. Vi danno X di queste boccettine, chiaramente piene, questa è vuota, e voi siete a posto, non dovete pensare a niente, non dovete misurare niente e siete pronti per partire. Quest'ultimo kit di liquido costa 15 euro, quindi ragazzi miei fate voi, o spendete 15 euro per 2 litri di liquido più o meno, o spendete 15 euro per 100-200 ml. Di fatto sono sempre 15 euro, quindi fate voi, vedete come siete più comodi. Ok ragazzi, io sono andato un po' lungo col video come al solito, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se avete qualche domanda rispetto appunto alla macchina del fumo fatemelo sapere qui sotto. Però ragazzi volevo concludere con il dire che questa fa assolutamente la differenza, è una di quelle spese che se siete fotografi o videomaker io farei ad occhi chiusi, ed essendo così piccola e così portatile io Alessandro me la sto portando sempre dietro, ogni volta che un set al chiuso, quindi indoor, io me la porto, ed effettivamente sto usando infatti molto di più il fumo rispetto a prima. Va bene ragazzi, veramente vi ho detto tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!